Ok, ciao, grazie, ciao Elena, eccoci. Ciao, Ciao. ciao. Bene, vai, grazie, stavi dicendo. Allora, vabbè, io la parte secondo me più importante, quello che io vorrei da questa sessione è capire come comunicare al meglio con la mia PS e come ottimizzare l'utilizzo del mio cervello. Quindi questo è quello che a me interessa maggiormente. Mhm. Sì, i miei punti non sono veri e propri punti, sono più delle curiosità, perché riguardo ai punti posso immaginarmi le varie cose che sono successe, invece ho delle curiosità. Ad esempio, la prima è l'episodio di svenimento. Nel giorno stesso in cui ho deciso di fare la sessione, Mm. è successo lo svenimento di un mio familiare, con tanto di pronto soccorso, una situazione un po', diciamo così, antipatica, però risolta bene, velocemente. E quindi mi sono chiesta, ma questo è un tentativo puerile di farmi desistere dal fare la sessione oppure è un qualcosa che non riguarda me stessa? Questa è una cosa che mi ha incuriosito perché fatalità è successo proprio in contemporanea. Nulla, l'altro punto è la visione dei disincarnati e qua mi spiego meglio. Il mio nonno paterno, del quale poi ho dato nome a mio figlio, era un contattista, lui vedeva dei disincarnati che gli davano delle informazioni che poi si sarebbero rivelate corrette nel tempo. Mm. E questa cosa mi ha sempre incuriosita, soprattutto mi ha fatto cercare un qualcosa di più rispetto al mondo sensibile ed è una cosa che ha sempre creato una grande curiosità in me, quindi vorrei sapere un qualcosina di più rispetto un po' al mio legame con questo nonno e un po' a quello che effettivamente poteva succedere quando lui vedeva questi disincarnati. Se vuoi ti faccio degli esempi, non lo so Sì, sì. se... Allora, ad esempio, lui è stato in guerra in Russia, giovanissimo, e ha visto suo nonno che lo aveva allevato, che gli ha detto che in quel momento lui stava morendo e che avrebbe pregato per lui. È tornato a casa a distanza di anni, poi data e ora si sono rivelate corrette. E un altro episodio è quando sua moglie, mia nonna, ammalata ma in fase di guarigione, lui aveva previsto la sua morte perché un suo caro amico disincarnato gliel'aveva detto in giornata. E anche questo altro episodio che si è rivelato poi effettivamente così. Io tra l'altro ho una parte di nome di mia nonna e lui aveva anche previsto la mia data di nascita che è il giorno del suo onomastico, quindi c'è tutto un collegamento che insomma mi ha sempre creato tanta curiosità. E queste Ok, sono le... nonno paterno, Nonno paterno, esatto. più tuo padre e nonna materna, come Esatto, disincarnato. sì, perfetto. E se è possibile, a me piacerebbe molto fare proprio un lavoro di un bel portale aureo gigante, magari proprio in tutta la mia regione, perché vabbè, io abito in Friuli Venezia Giulia, qua le guerre hanno creato veramente un sacco di disincarnati, secondo me. E proprio per ricollegarmi al discorso di mio nonno, mi piacerebbe molto fare un lavoro proprio di aiuto a questi disincarnati, se possibile. Va bene. Mm. Altra cosa che mi piacerebbe, io chiedo poi se si può, va bene, ultimamente io sto vedendo tantissime scie chimiche, soprattutto qua Mm. nella mia zona, nebbia particolare che sporca e appunto questa cosa è un qualcosa che anche lì mi piacerebbe poter fare qualcosa perché vedo che la situazione è un po', ecco, Mhm. ripeggiorata. Già avevate lavorato rispetto alle scie chimiche, ma ultimamente io vedo che c'è ancora un po' di, secondo me, stanno Ok, attaccando ben bene. ok. Tu vedi i disincarnati? Punto 2. Allora, io ho visto quando è nato mio figlio, mi è sembrato, cioè io ho creduto di vedere mio nonno e mia nonna. E in realtà è stato solo quell'episodio, io non vedo disincarnati, però è successo nella mia famiglia, mia sorella ha visto a casa mia un bimbo disincarnato, mio figlio aveva avuto un episodio anche lui da piccolo, per cui non abbiamo, nessuno ha, diciamo così, nessuno è contattista, però ci è capitato qualche episodio. Mm. Ed infine vuoi controllare un campo edificabile, Sì, giusto? esatto. Noi abbiamo un campo di proprietà che è edificabile, è un campo in piena campagna dove c'è un frutteto, c'è un orto ed è un campo che attira moltissimo la mia famiglia. Noi vorremmo costruire una casa, quindi volevo capire che tipo di energie ci sono perché noi stiamo proprio bene quando andiamo
in questo campo. E poi un controllino ai miei cani, al gatto, che anche Ok. quelli Due si cani e aiutano. un gatto. Ok. Mm. Basta? Sì, in eterico vorrei chiamare il mio papà come disincarnato e la nonna materna, Sì. quello l'avevi già detto. E sì, sai cosa? A me piacciono molto cristalli, pietre, pensavo di lavorare, di iniziare a creare orgoniti, volevo sapere cosa magari vede Elena a riguardo, se è un qualcosa che può aiutare la mia PS. Va bene. Grazie, iniziamo. Ti disattivo il microfono. Prego. Perfetto. La registrazione è già avviata, quindi andiamo dritti al punto. Coperta Disney, quindi Deep State. Dai, era l'unica che avevo portata di mano. Deep, deep. Va bene, Elena, sei pronta? Iniziamo? Mhm. Come sempre, dal 5 all'1 e poi mi dici quando sei pronta. Mhm. Ti accompagno a connetterti a Grazia, e non solo, contando da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, Dimmi se la vedi. sì, la vedo. È lei. La vedo che corre in un prato e al suo vestito ci sono attaccati tanti fili di tessuto, ognuno di un colore diverso. Mi dice che l'energia che lei sente che lascia quando passa, quindi di tutti i colori. Lei dice che è per tutti, lascia un po' di energia per tutti quando passa. Ti dà l'autorizzazione? Sì, Vibrazione. 118 miliardi, Consapevolezza. 123, PSPE. 62, 38, Vite precedenti. 1925, Cervello. 10,2. La PS e la PE di Grazia ci portino dove vogliono, per insegnarci e mostrarci qualcosa. Allora, ci hanno portato rispetto a dove siamo in eterico, è un po' più in alto e sulla destra, e c'è questa specie di piano dove mi fanno vedere una stanza, una specie di stanza circolare, trasparente, dove, che bella questa cosa, dove tu entri, cioè la PS entra,
se una PS prima di incarnarsi vuole fare quell'esperienza lì, entra e sceglie delle doti, diciamo delle capacità su cui basare la vita che va a incarnare. E quali sono Però quelle di grazia? allora, mi fa vedere che grazia viene se quando le interferenze non riescono a bloccarla, grazia riesce a essere molto viene una parola shanti, non so come dire, molto tranquilla e rilassata e gioiosa quando deve relazionarsi con gli altri. Ma le viene proprio spontaneo, come se lei stesse, diciamo, riesce a fluire bene e andare verso la sua migliore performance, tra virgolette, se può essere sorridente, ecco. E vedo è un'altra capacità che la PS si è scelta è che quelle strisce che mi ha fatto vedere prima, è proprio di tessuto, è proprio la sua capacità che quando lei passa e può lasciare la sua energia del colore che serve alle persone che ci sono intorno, e poi è come se questa energia tornasse verso di lei, ma tornasse il doppio. Questo però In che senso il funziona, doppio? cioè non è che lei manda energia e si svuota di energia, ok? Quindi Ah, poi si ok. stanca, ecco. In realtà la manda e è come se si ricaricasse il doppio. Sempre che le sue interferenze o le interferenze dall'esterno non riescano a bloccare questa cosa. Quindi a volte può essere, spesso magari a lei sembra di sentirsi stanca o senza energie, ma è perché non è che lei fa una cosa che va contro il suo benessere, in realtà è proprio quello che le viene bene, ma le interferenze riescono a bloccare un po' questo processo. Ok, entità eteriche ci sono? Mm, sì, c'è una mantide che però non c'è sempre, è come se agisse. Allora, ci sono due entità mentali, è come se la mantide venisse chiamata dalle entità mentali quando è necessario, non interferisce sempre, grazie. Mm. E quando è necessario? È necessario quando lei riesce a non. Allora, di solito sono di entità 2 e 3, le due interferenze mentali. Lei spesso riesce a non farsi interferire, come se si accorgesse e poi riesce a uscire subito dall'interferenza, ok? E quindi succede spesso che rischierebbero di diminuire di grado per poi essere eh, sganciate da grazia, ok? Quando le entità mentali sentono che il loro potere diminuisce, chiedono l'intervento della mantide, che è come se blocca il fluire energetico di grazia dall'esterno. E oltre la mantide chi c'è? Allora, c'è un falconiforme che
però è molto... Non conta molto. No, come se non riuscissi a fare quasi praticamente niente. EDL? Ce n'è uno esterno che gira intorno e fa da collegamento con la mantide. Entità mentali? Ce n'è una di livello 2 e una di livello 3. Ok. Compiti. Allora, quella di livello 3 è come se facesse sì che a livello mentale Grazia fosse sempre attirata verso i problemi degli altri, come se come se lei sentisse che è sua responsabilità risolvere i problemi di chi lei vede come più deboli. Come se l'entità mentale le mettesse in mente il pensiero e con questo pensiero si aprisse un canale energetico dove lei è attirata proprio verso le persone che hanno difficoltà, intorno alle persone intorno a lei, quindi amicizie, familiari e conoscenze. In eterico io vedo proprio Grazia che fa la sua vita e l'entità mentale di livello 3 che le manda un pensiero. Ne so, Tizio ha perso il lavoro e non riesce ha paura e perché non riesce ad arrivare a fine mese, un Cioè, è colpa esempio. tua. No, è tua responsabilità fare tutto il possibile per far sì che lui stia meglio, che può essere aiutarlo a trovare un altro lavoro, che ne so, accompagnarlo a dei colloqui perché lui è debole da solo, non riesce ad andare. Ecco. Dare dei soldi. Mm. E la 2? E la 2 le manda, come al solito direi, manda questi pensieri di inadeguatezza, cioè come se non fosse mai abbastanza quello che lei fa per sé e per gli altri, no? Come se ci fosse sempre un pensiero che le dice devi raggiungere la perfezione, ma non è mai perfetta per lei. Ok. Grazie, ci ha parlato del fatto che da quando ha prenotato la sessione ci sono stati dei problemi a dei suoi parenti in famiglia. Questa storia ricorda un po' i problemi di un'altra persona che ne conosciamo, no? Ti ricordi le varie morti? Ok, c'è un filo conduttore e in ogni caso qual è la causa esoterica di questo fatto? Assomiglia, cioè diciamo che le entità usano queste scuse. Allora, è come se l'evento deve esserci comunque e loro riescono, vedo proprio che come se spostassero le linee temporali e le facessero coincidere con degli eventi che la persona in generale su cui la persona mette l'attenzione, no? Quindi come se la fanno diventare una coincidenza e la persona a questo punto è come se si spaventasse e si sentisse responsabile, ok? Ma in realtà quegli eventi lì sarebbero successi lo stesso a giorni. A volte anche prima e invece aspettano, le fanno capitare lì perché sanno che faranno delle cose in quel giorno lì, oppure a volte dopo e spostano la linea temporale indietro e la fanno e portano proprio l'evento in corrispondenza di qualcosa che persone come Grazia fanno e che poi le entità fanno credere che siano dovute alla loro azione, ma è solo per spaventare. In realtà quegli eventi loro non c'entrano niente con quegli eventi, gli eventi sarebbero successi lo stesso. Quindi questo svenimento sarebbe successo lo stesso? Sì.
O l'hanno spostato nella linea temporale, l'hanno fatto cadere quando lei ha prenotato la sessione? Sì, certo, l'hanno spostato nella linea temporale, sarebbe successo, vedo ora così dopo 3 giorni, ma lei non l'avrebbe collegato alla sua sessione. È vero che lei prima ha detto, hanno provato così in maniera molto superflua, superficiale a intimorirmi, però il fatto che lei l'ha collegato è come se da qualche parte questo collegamento lei lo abbia creato, ecco, no? A livello mentale, quindi si fosse sentito un pochino in colpa lo stesso. Quindi se qualcuno facesse un lavoro di natura, diciamo, esoterica su se stesso o gli altri, e poi un figlio torna a casa con una ferita in faccia, che succede? Qual è il problema? Niente che è la vita del figlio. Non c'è una correlazione. No, Quella ognuno ferita se la risponde. doveva fare 2 giorni prima, 2 giorni dopo, ma gliela fanno fare in quel momento. Mm, sì, Chi è che interviene? Uomini del tempo? sì. Ok, chiamiamoli quelli della persona che sei tu, chiamiamo Mhm. quelli relativi a Grazia, portale definitivo e via. Non abbiamo niente da analizzare. Va bene così. Ok, andati. Ci sono impianti? Sì, c'è questo impianto mentale, che è tipo una sfera più o meno al centro del cervello, che è quello che attiva l'entità di livello 3, quando deve creare questo collegamento energetico con la sofferenza degli altri. Quindi solo mentale. Sì. Ok, Grazia vede i disincarnati, è un'abitudine di famiglia. Partiamo da Grazia, causa esoterica. Allora, quello che mi ha fatto vedere è questa vita sua, dove lei nella famiglia viveva con suo nonno paterno, che era suo papà, eh, poi c'era sua mamma che era la moglie di suo papà, cioè, quindi sua mamma era sua mamma anche là. Suo figlio e sua sorella erano suoi fratelli. E in quella vita lì allora le PS di tutti si sono trovate prima e hanno deciso di vivere questa vita assieme. Tutte le PS però erano in grado già, mm, avevano già questa capacità medianica e se la ricordano, cioè non l'hanno praticata nella vita, ok? Quindi vedo che vivevano in questo paese tipo in montagna, vivevano in questa casa, Mhm. avevano dei pascoli con vari animali, mucche, pecore, poi avevano galline, così. E tutte le altre persone del paese ammiravano questa famiglia, ma erano anche un po' intimoriti, tra virgolette, un po' con reverenza, perché loro tutti avevano questa capacità e non la nascondevano, e quindi è come se, cioè, giravano anche magari per il paese parlando con i disincarnati e quindi le persone li vedevano parlare col nulla, Mm. ok? Quindi erano... Se le, Doppiamente strani. sì, se le persone avessero avuto bisogno cioè se le persone avevano bisogno andavano da loro, ma li tenevano un po' distanti perché erano comunque anche un po' intimoriti. Ma loro erano molto affiatati, molto contenti e si allenavano proprio anche a tenere questa capacità viva. Mhm, Chiamiamo il nonno paterno contattista, mhm. il padre, la nonna materna, tutti i parenti di tutte le generazioni di Grazia e tutti, come ha detto nei punti, i morti, i disincarnati.
presenti in Friuli e nella sua zona. Teatro di tante guerre e vicissitudini varie. Mhm. Ok, sono arrivati 97.000. Quindi di disincarnati di guerre, diciamo. Sì, sì, di tutti i tempi, sì. I parenti? 26. Mm. Padre, nonna materna, nonno paterno. Mhm. E 96. Cioè, sono arrivati. Sì, 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 sono arrivati. Ok. Dei tre, vogliono parlare tutte e tre? Nessuno? Uno solo? Il contattista, per esempio, il nonno. Mhm. Che dice? Dice che era un po', era un po' di tempo che cercava di capire come andare via da dove era, è come se si fosse trovato dentro a un posto dove sentiva che non ci stava più bene, ma non sapeva dove era l'uscita. Ok, e adesso ha visto come funziona tutto grazie a Grazia e quindi è contento di aver trovato la soluzione e la ringrazia molto. Gli vuole dire un'altra cosa, dice se tu in questa vita ti alleni con la tua capacità medianica di poter parlare con disincarnati, finisci l'esperienza e dalla vita prossima non avrai più bisogno di allenarti e ti verrà spontaneo dalla vita prossima in poi. Le dice. Il padre? Il padre è rimasto attaccato a loro in generale, a tutte e tre, cioè lei, sua sorella, la mamma, dice, e la nipote, penso, perché eh, quando, quando è morto voleva continuare a godersi la loro famiglia perché le era piaciuta tanto, ma è come se la PS avesse scelto questa cosa e poi un momento dopo si fosse pentita, no? Mm. La spiego meglio perché la vedo molto chiara in eterico. In eterico vedo che la PS ha fatto una scelta Mm. quando si è incarnata di morire a quel tempo lì. Ok, ma nel frattempo la sua vita in famiglia è diventata molto molto piacevole, ok? E non è riuscita a contrastare la scelta che era stata, che aveva fatto prima di incarnarsi. Mhm. Ok, quindi è morto, ma poi non è riuscito a sganciarsi da loro. Ok. Nonna paterna? Nonna materna, mi sembra, sì. Materna, scusami, sì. Mhm. Le fa un grosso sorriso e le dà un grosso abbraccio. Basta. Ok. C'è qualcuno, portavoce i vari morti, i vari disincarnati della sua regione che vuole dirle qualcosa, ringraziarla?
C'è un portavoce, vedo di un sacco di disincarnati, li vedo tipo come se fossero in grosse buche che erano tipo delle, cioè come Trincee. no, come se i loro corpi fossero stati tutti buttati in grossi buchi nelle Fosse terre, no? comuni. Sì, esatto. Eh, lui è il portavoce di tutti questi che la Mhm. ringraziano profondamente perché finalmente riescono ad andare via da quel posto perché erano incastrati ancora là. Perché non sono andati in tutti i centinaia di richiami che facciamo col portale Aureo? Perché non lo vedono? È come se, è come se noi dovessimo conoscere il canale preciso ehm, con cui... allora ti descrivo l'immagine perché no, è difficile da spiegare. Quando noi chiamiamo i disincarnati, apriamo il portale Aureo, chiamiamo tutti i disincarnati che vogliono venire, è come se in quel momento noi dovessimo azzeccare, io vedo tipo un muro nero, no? È come se noi azzeccassimo quel piccolo spiraglio e i disincarnati devono, se vedono lo spiraglio arrivano, se invece non coincide con il loro spiraglio non si accorgono. Non so se sono riuscita a rendere l'idea. Mhm. Beh, sappiano che però noi non siamo eterni, questa roba non la faremo sempre, almeno Mm. io non ho nessuna intenzione di andare avanti tutta la vita a fare questa roba qua. Mm. Scusami. Proprio nessuna intenzione. No, 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 ma va bene che ridi, non c'è problema. Non sono al servizio così, No, indistintamente. assolutamente. Tra l'altro apro anche una parentesi, visto che ci siamo, e probabilmente sarà anche il titolo che non c'entra niente con grazia di questa sessione. Il titolo sarà Transfert. Allora, l'ipnologo, il terapeuta, a volte stimola nel cliente, nella cliente, le più gioiose fantasie, l'innamoramento platonico. Bene, è il transfert, quindi mettete Mhm. il cuore in pace, non sono la fiamma di nessuna di voi. Non sto aspettando il figlio da nessuna delle mie collaboratrici come una persona che dovrebbe fare dei percorsi alternativi, visto che la sua sessione è stata eliminata dal calendario, visto che ha superato tutti i limiti. mm? Più altre che mi dicono delle cose anche piuttosto spiacevoli. Io esigo rispetto, educazione, mm? E che vi rendiate conto e vi prendiate consapevolezza che io non sono il vostro innamorato. È il transfert, mettetevelo in saccoccia e andate avanti. E la vostra vita ve la fate, non ve la passate davanti a un video di YouTube. Il video di YouTube serve per avere delle informazioni, non per rompermi le scatole, perché adesso basta. C'è il reato di stalking, articolo 612 bis, non vorrei applicarlo. Quindi se la signora che dice che io aspetto dei figli di qua e di là continua a scrivermi, nonostante io l'abbia messa nello spam, purtroppo mi capita ancora nella mail in arrivo, prenderò dovuti provvedimenti. Tutte le mail sono conservate e sono disponibili. Ok? Piccola parentesi, visto che ha anche un po' le palle girate. Mm. Ok, prendiamo tutto questo bella mer e la mettiamo in un Mhm. portale Sì. aureo, con anche l'eco, la signora Stalker e anche altre signore. Non sono la fiamma di nessuna di voi. Punto. Né l'anima gemella. Fatevi una vita. O smettete di guardare questi video se vi fa tanto male. Detto questo, vediamo se c'è una causa esoterica che chiede grazia alle scie chimiche che in effetti, come nella sua regione come anche in altre, Mm. ultimamente sono aumentate. È correlata ai Cinivac e a quelli che non sottostanno al Cinivac e quindi Mm. che vanno inquinati in qualche Sì, modo? Erano un po' esattamente. diminuite. Per quale motivo sono aumentate nuovamente? È un altro estremo tentativo di contaminare anche chi non si è cinivaccato. Io vedo chiaro e tondo, lo vedo chiaro adesso. È come se
tessero delle particelle. Ok, ti dico l'immagine che mi è arrivata. Io vedo, ci sono queste particelle che si condensano e scendono come se fossero dei muri di particelle, ok? Quindi scendono, anche perché riempiono il cielo. Cioè, fino a che il cielo non è pieno, loro non smettono di fare le scie. E quando il cielo è pieno, vedo queste particelle che si condensano vicine, scendono, come se fossero dei muri, scendono fino diciamo, condensarsi sulla Terra, quindi fanno un certo strato, e poi si stratificano orizzontalmente. Chi pilota questi aerei? Pilota automatico o persone? Allora, ne vedo due tipi. Allora, utilizzano sia gli aerei di linea e poi vedo un altro tipo di mezzo. Mm. È come se fosse un aereo però un po' più largo, cioè la forma dell'aereo, ma come se fosse, le parti sono doppie. Mm. E, Ce n'è qualcuno pilotato da un pilota automatico? C'è e- tutto automatico, non c'è nessun sì, sopra. sì. Ci Ok. sono quest'altra tipologia e così. Chi è in ascolto adesso? Soliti militari, non quelli della Pantera, gli altri. Povera Pantera, poveretta. Devo andare un pochino più a scuola e azzeccare qualche parola di italiano un po' meglio. Va bene, un ad eternum ha tutti gli aerei, sia quelli guidati e quelli non guidati, nel motore, in modo tale che vadano a cadere una volta che vengono a trovarsi in cielo con quella missione. Un ad eternum in gola a tutti i piloti, quegli aerei che vengono pilotati, che si rendano conto di quello che stanno facendo. Vadano a avvelenare loro stessi e non gli altri. Questi non li toglie nessuno. Devono costruire aerei nuovi, perché questi non li toglie nessuno. Sono lì adesso, per sempre, che lavorano. Vedo che sono cioè, io ho messo gli ad eternum rivolti con per trovarli tutti, io faccio così, metto gli ad eternum con l'intenzione di andare, no, verso una direzione precisa, quindi verso gli aerei, verso i piloti. Ok, quindi osservo dove vanno gli ad eternum e cosa succede quando arrivano all'obiettivo, tra virgolette, no? E ho visto che c'è una concentrazione altissima soprattutto sull'Italia e poi un po' intorno, ma soprattutto sull'Italia. Perché? Perché è sempre da dove partono queste iniziative fantastiche, tipo anche quando è iniziato tutta questa pantomima della pandeminchia. A Bergamo. Perché Bergamo? C'era qualcosa lì sotto? Mm, È correlato al terremoto sì, di qualche settimana fa sì. nel nord Italia, a dicembre 2021? Io allora lì, esattamente quando è successo il terremoto, io ho visto immediatamente che avevano fatto crollare dei dams, dei tunnel sotterranei, dove c'erano tutti gli spostamenti di traffici umani, oro. C'era anche tipo come si chiama? Una base dove, diciamo, di smistamento e di controllo delle varie, diciamo, la base logistica più che altro, no? Quindi sia dei movimenti vari che
dei programmi e delle azioni che si stavano facendo. E adesso sono implosi? Quella lì è implosa, sì. Sì, in seguito a quella cosa lì hanno iniziato a fare altre azioni molto, diciamo, le ultime azioni un po' possono sembrare un po' pesanti. Perché l'Italia in ogni caso? I DAMS sono ovunque, sono più negli Stati Uniti che in Italia. Perché l'Italia? Perché la cagata è nata dall'Italia? Perché continua in Italia? Perché l'Italia? Le Beh, scie in allora, Italia? l'Italia è al centro. Allora, a parte a livello energetico, avevamo già visto una volta che ha un'energia molto potente e quindi da tenere Sotto controllo. sotto controllo e immobile, e oltretutto la vedo al centro di una rete di comunicazione sotterranea tra i vari continenti, quindi ci sono Perché? proprio questi canali di comunicazione che fanno sì che tutti si uniscano Ma il passando attraverso Vaticano l'Italia. è il Sì, centro? sì, Il punto è il Vaticano? sì, Perché il c'è proprio. Vaticano e non la Mecca? Allora, a livello eterico, quello che ho visto adesso che mi è arrivata l'informazione, allora, io vedo, ci sono, diciamo, questi, all'inizio, proprio all'inizio, hanno, ci sono questi 4 Elohim che sono stati fatti scendere sulla terra, diciamo ognuno con, mm, con una loro narrativa religiosa, ok? È come se l'Elohim cristiano fosse riuscito ad avere più in fretta spazio, come se avesse vinto Mm. con la sua Come strategia, si è riuscito ad chiama? espandersi Come si chiama sto più qua? velocemente. Ma Jeremy mi è venuto, Geremia direi. Il primo nome che mi è arrivato è quello. Non lo vuole un abbraccio, Jeremy? Insomma, Sì o no? no, non lo vorrebbe. Vabbè, io glielo do lo stesso. Entro Mhm. e gli do un caldo e grosso abbraccio per ringraziarlo di tutte queste belle scie che ci dobbiamo respirare per colpa sua. Mhm. Mentre l'abbracciavo, gli ho infilato 1 miliardo di ad eternum dentro. Mhm. Non ti dico da dove, ma lo puoi Mhm. ben immaginare. E non nella bocca, non nel naso, non sono le orecchie. Cosa fa? È collegato ai suoi aeroplanini, Mhm. Jeremy? Sì, non direttamente, nel senso che lui è soprattutto, quindi c'è tutti una diramazione, vedo proprio come se fosse una diramazione energetica a livello eterico, con i vari dipartimenti, no? Che potrebbero corrispondere, diciamo, come primo livello a 4-5 persone che sono capostipiti delle altre famiglie massoniche, ok, degli illuminati, e poi ascendere le famiglie, poi ascendere, ognuno ha diciamo, un suo compito, e c'è un ramo che si deve occupare di avanzare con il progetto di intossicazione e diminuzione della popolazione e controllo, proprio a livello fisico-biologico.
Chiudiamo qua questa parentesi. Grazia si chiede, siccome le piacciono molto i cristalli, se può dedicarsi alla costruzione di orgoniti. Sarebbe una bella cosa, però prima deve assolutamente imparare a schermarsi, quindi schermarsi vuol dire accentrarsi, a essere molto centrata con la sua PS, quindi quando lei crea gli orgoniti per sé o per la sua casa, lo deve fare con una centratura proprio completa al 100% perché creano campi molto potenti a livello energetico e se lei non è completamente centrata può attirare delle interferenze. Come parlare alla propria PS, come aumentare questo 10,2% di cervello utilizzato, che non è neanche così male. Allora, la prima cosa che mi ha detto la PS è, allora, cristalli e le pietre sono lo strumento ideale per te, perché ti colleghi proprio in automatico. Inizia a utilizzarle singolarmente. Quindi mi fa proprio vedere, che ne so, cristallo di rocca, per esempio, inizia con uno piccolo, e inizia a sentire l'energia e a sentire cosa ti dice e sarò io, dice la PS, a mandarti i messaggi, quindi quello che ti arriverà sono io, dice, no? E poi col cristallo di rocca magari più grande e senti l'energia e senti cosa arriva, è un po' più grande. Così con tutti i tipi di cristalli e di rocce. Allora così tu imparerai a essere veramente centrata con me, dice la PS, e dopo, solo dopo potrai metterli assieme e creare degli argoniti. Mi dice. Vedo che fa tipo in eterico è come se venissero fuori tipo delle grotte di cristalli. In eterico. Sì. Vabbè. Mhm. Cosa vuole fare, Grazia? Ci vuole portare, anzi lei l'ha già davanti al cluster. Andiamoci. Mhm. Eh, mi fa vedere che ogni vita è un piatto di vetro soffiato, ok? Dove c'è il piano e poi il bordo è fatto di tanti petali colorati, sempre di vetro, e i petali sono tanti quanti i contratti di quella vita, quindi sono più o meno 2-3 petali per piatto. Cosa ne vuole fare? Sta prendendo il portale definitivo. Li ha buttati dentro. Adesso l'ha chiuso. Okay. Gli facciamo mettere anche qua una ad eternum. Ok, l'ha messo. Andiamo all'avatar. Sì. Mhm. Che fa? L'avatar. Cerca di far finta di niente. Vabbè, non siamo qua a perdere tempo. Via subito Infatti, tutto, senza tanti faccio il portale fronzoli. definitivo.
con questi comportamenti infantili ne abbiamo già con le stalker, io ne ho già con le stalker, quindi di vedere anche l'avatar che fa il bambino, sinceramente, si vada a fare la vita nel mondo l'avatar, come queste qua si vadano a fare una loro vita fuori dalle quattro mura domestiche. Portale chiuso. Qual è la causa esoterica di questa stalker? Tossica. La vedo agganciata. Se l'avevamo già visto, te lo confermo di nuovo, la vedo anche Quelli adesso. là, la pantera, Sì. analfabeta. Bravi. Li Sì, rifai e poi li accoppia. Intanto stanno ascoltando con tutto questo bell'eco. adesso infatti. Ma sai cosa me ne frega? Beh, tanto non Infatti, aveva niente da nascondere. assolutamente. Noi ci mostriamo. Mm. Va bene, ad eternum anche qui e Mhm. verifichiamo se nel caso di grazia ci sono ancora quelle poche interferenze, un solo impianto mentale, due No, entità mentali basse, no, una mantide, un falco uniforme, un EDL, no. c'erano delle abduction, Passate fino ai 15 anni, poi basta. Ma cloni, poche. No. insomma non c'è più nulla. No. La sua capacità di vedere disincarnati è ancora presente, non c'è più o è maggiorata? Maggiorata. Eh, al- allora, visto che lei la sa fare, la deve allenare perché aiuterà a aumentare la sua capacità cerebrale, cioè assolutamente iniziare a usare una percentuale più alta di cervello, sia con delle pietre che questa. Ehm, E quando non dovesse vedere uno, cosa dovrebbe fare? allora, all'inizio vedo che ogni tanto è un po' timorosa, quindi magari pensare di non voler, cioè dirgli proprio che va bene così, per quel momento va bene così. E il disincarnato di solito non esagera, ok? E quindi lo vede e poi va. E pian piano, mm, ah, pian piano approcciare, ok? Mhm. Fino a che riuscirà a gestirli proprio, perché magari a volte potrà capitare che arrivano più di uno e quindi anche lì magari lei ha bisogno che stiano lontani, no? Perché è Mhm. troppo. E quindi basta che lo dice e loro vanno. E poi pian piano imparare a gestire questa cosa. Quindi vedo proprio che lei imparerà a sentire l'energia di chi è più carica, come se fosse lì, mh, come se l'energia fosse adatta per qualcuno più che per qualcun altro in quel momento. Mm. Ok? E in quel caso lì io vedo proprio che può i- interagire per neutralizzare la loro, ehm, non so come chiamarla, direi la loro eh, prepotenza a chiedere aiuto. Non so perché io vedo proprio a livello energetico che loro sono attirati da lei che è in grado di sentirli, ok? In quel momento qualcuno più che di qualcun altro, come se avesse proprio l'esigenza di entrare in contatto con lei perché lei può dire delle cose che neutralizza il loro essere ancora attaccati alla terra. Ma aprire un bel portale aureo non lo sa fare? Esatto, sì, Ok. esattamente. Va Così bene, almeno apriamo riusciamo. alla fine le porte del cinema e invitiamo tutta la famiglia di Grazia. Mhm. Intanto controlliamo la casa, due cani e il gatto, che li mettiamo nel cinema e li controlliamo lì. Sì. Mhm.
Sono tutti familiari, questa è una cosa particolare che non succede praticamente mai. Tutti i familiari sono molto propensi a stare davanti e vedere perché è come se cioè, sono già allenati, sanno che, cioè, che mm, sono allenati a conoscere le altre dimensioni, no? E quindi è come se a livello energetico sanno che la soluzione è nelle altre dimensioni anche. Mhm, mhm. Grazie, E quindi, conferma. Mhm. eh, e quindi sono tutti in prima fila. Ok, chi tra tutti prende più consapevolezza da È questa il sessione? figlio. Come sempre io vedo che i figli sono eh, Molto reattivi. molto reattivi, sì, molto entusiasti e reattivi. Mm. Ok, cani, due cani, il gatto, la casa. C'è un cane che fa un po' fatica a stare nel cinema perché ha un EDL. L'altro cane e l'altro gatto invece sono tranquilli. Vabbè. Grazie, gli passa le informazioni, vediamo cosa fa il cane. Mm. Se n'è andato l'EDL. Vic a tutti quelli nel cinema. Mhm. Ad eternum informazioni per come crearlo. Sì. Nuova vibrazione e frequenza. 380 miliardi. Nuova consapevolezza. 220. Vite precedenti. 809. Ah, però le Mm. ha ridotte, beh, no, sì, di meno della metà. Mm. A meno della metà, quindi ci sta. Mi ricordavo 3000, non so perché. PSP? 68, 32. È aumentata la PS. Mm. Sì, ma è il passaggio. Io lo vedo Cervello. molto. Mm. Mm. Aveva Cervello. messo molto emozionale oggi. 10.7. Messaggio finale riguardante tutto e quello soprattutto che non ha già detto, no? Come i Mm. consigli del cervello, i cristalli, quello che vuole aggiungere. Eh, sì, è vero, è una tua dote e tu stai bene a dare energia agli altri perché te ne torna il doppio, ma c'è un limite. E allenati a imparare il limite, lo vedi, lo vedi chiaro, dice. È come se a un certo punto ci fosse una linea di confine per terra che se tu la superi sei stanca. Allora lì è il limite tuo, dove tu stai bene e dove non invadi neanche lo spazio altrui, perché a un certo punto il troppo aiuto a volte è anche invadere la libertà di azione dell'altra persona. Eh, Mi fa vedere, allora, APS come se avesse preso per mano Grazia da una parte e la parte eterica dall'altra, Mhm. ok? Le ha avvicinate a sé, quindi poi sono diventato tutt'uno e hanno iniziato a alzarsi in cielo tutte illuminate. È bello? Mm. È bello, è come
come se fosse, allora, quando lei le ha tirato, quando la PS ha tirato la parte eterica e Grazia vicino e si sono unite, come se fosse un bocciolo con tipo delle finestre, delle aperture, ok? Quindi c'è il fiore, i petali esterni, un po' chiuso, con delle aperture in mezzo ai petali, e da lì esce tutta questa luce fortissima e poi si alza verso l'alto. Vabbè. Mhm. Va bene, come la vedi lei in generale? In generale la vedo rispetto a prima che lasciava come se avesse lasciato gli strascichi della sua energia, no? Ok, adesso invece l'energia, allora vedo lei, proprio lei, che è tutta molto euforica e allegra e così è come se mandasse l'energia dall'alto, quindi la manda e è come se chi la deve prendere, è come se cadesse in testa a chi la deve prendere, senza che lei metta, eh, che lasci i suoi pezzi in giro, non so come dire, rispetto a prima, no? Adesso lei la manda e chi la vuole e la può prendere la riceve dall'alto. Va bene, abbiamo finito. Mhm. Pronto a tornare? Sì. Allora, teniamo sempre la registrazione in corso. Mhm. Tra poco conto da 1 a 5, dimmi quando sei pronta. Vai. Ok. 1, 2, 3, 4 e 5. Elena apre pure lentamente gli occhi. Come va? Bene, bene. Vai, hai già attivato il tuo microfono. Ecco, sì. Velocissima ed efficientissima. Già fatto, Come, già fatto. come stai? Benissimo, io vi ringrazio infinitamente, davvero. Penso sia una delle più belle giornate della mia vita questa. Ah, che bello. Che Che bello, bello. come sei positiva. Sei Mm, proprio l'amica ideale, no? Che ti tira sul morale, mm. con la Casomai sua... chiamami Lucio, se hai problemi. Ti chiamo, infatti. Ti chiamo, ti faccio leggere le mail che mi arrivano, così mi Vai, tiri sul volentieri. morale. Sì. Mi arrivano i figli. Chi è che mi vuole dare un figlio? Elena, vuoi darmi un figlio? No, no. Non eri tu però, bisogna dire che non eri tu l'oggetto delle No, follie. infatti, assolutamente. No. No, sono contento di lasciarle nella registrazione, così questa persona che se le vede tutte se la vede questa. È un bel modo Sì. per svegliarle le persone, no? Comunque, questo non toglie che è stata una bellissima sessione tua, grazie. Quest'oggi è il tuo giorno, non Mhm. delle stalker. Farai, spero, buon uso e tesoro delle informazioni che sono emerse nella tua sessione. A voglia. Non c'era molto da togliere, ma abbiamo tolto, Mm. soprattutto le entità mentali, perché sai, quelle eteriche, ma le mentali è difficile, è difficile. Si diminuisce il grado, ma toglierle finora non mi è ancora capitato, quindi non si sa mai, magari qualcuno riuscirà, ma per il momento non mi Mm. risulta. Da soli, no, infatti. Ci farai sapere come va, ci terrai aggiornati. Noi intanto Assolutamente. chiudiamo la registrazione, restate ancora un attimo in linea. Se non volete aggiungere altro, se volete No, invece. io vi ringrazio ancora moltissimo. Grazie a te. No, restate ancora un attimo in linea, grazie Elena e grazie Grazia. Grazie.